Ed eccoci alla prova sul campo dell'affilatore. Per chi non lo sapesse, è la seconda parte di un video dove nella prima parte troviamo la costruzione dell'affilatore, e qui invece facciamo la prova per vedere il lavoro, come funziona e se funziona. Ok? Allora, per portarvi avanti ho già messo sul comparatore per vedere se l'elica è veramente in centro, perché noi sappiamo tutti che se vogliamo fare un buco basta che sia tanto perché poi va tornito, non c'è problema, ma se dobbiamo fare un buco per passare poi l'elesatore rimane tale quale, e i taglienti e tutto l'insieme vuole perfetto, non si accettano compromessi, non si accettano, soprattutto per i buchi profondi, che inevitabilmente entrerebbe centrato in un pezzo e poi uscirebbe dall'altra parte fuori magari di 5, 6 o 7 centesimi, e sarebbe un pezzo da buttare via, sarebbe. Io per portarmi avanti ho già messo su il comparatore, che andiamo a vedere la centratura, che è importantissima. Ecco, vedi, adesso arriva il primo labbro, siamo a 0, arriva il secondo, la seconda elica, eccolo lì, e siamo a 0 praticamente. Perfetto, così siamo certi che la punta è posizionata sul torno alla perfezione. Togliamo il comparatore, mettiamo su un altro attrezzo per vedere se è orizzontale, senza stringerlo troppo che non vorrei rovinarlo. Guardiamo quando è pari. Io però mi ero già preparato, avevo già messo il divisore in una posizione ben precisa. Eccolo qua. Ecco, così si vede quanto è orizzontale rispetto alla lavorazione, e direi che siamo perfetti così. È leggermente verso l'alto di qua, diciamo, questo tagliente, e questo verso il basso, perché chiaramente poi limando appena un po' di materiale, essendo fatto ad elica, chiaramente trovo la sua posizione parallela, diciamo. Ecco così. Allora, siccome che abbiamo deciso di fare una filatura a 4 piani, ci servono inclinazioni più o meno non dei 118 classici, ma facciamo 130 gradi. Allora, qui abbiamo già inclinato la macchina qui di 10 gradi praticamente. Facciamo la prima spoglia, quella principale, con inclinazione di 10 gradi facciamo, e quindi potremmo anche già partire, potremmo. E riaccendiamo e facciamo. Abbiamo fatto la prima spoglia, ora giriamo di 180 gradi. Adesso sono pari, però conviene fare l'ultima passata girando la punta e lasciando fermo il tornio praticamente. Quindi ora siamo a 0, impostiamo il tornio e lo blocchiamo così, e facciamo l'ultima passata girando il pezzo, girando la punta, così siamo sicuri che diventa
Perfetto, il carrellone è bloccato, facciamo il passaggio, facciamo. Le prime due spoglie le abbiamo fatte, adesso facciamo le spoglie secondarie, cambiamo inclinazione all'affilatore, lo mettiamo a 30 gradi per fare la spoglia secondaria, lo spoglio dorsale, chiamatela come volete. Una prima occhiata precisa dei 4 lati. Dovevo fondare un po' di più col primo tagliente perché c'è rimasto appena un po', ma pazienza. Direi che la punta sia centrata alla perfezione. Abbiamo questo tagliente e abbiamo anche il tagliente centrale che è formato dall'incrocio, dalla concomitanza dei 4 piani praticamente. Questo dovrebbe essere autocentrante e poi andremo a provarlo. Ora passiamo alla filatura di una fresa che, come vedete, è spappolata, per così dire, e siccome che ne ho una che è della stessa razza, quella consumata è la 12,
mentre questa è una 10 e non è una fresa fondante. Dovremmo cercare questa è nuova, dovremmo cercare di rifarla esattamente come questa e di ricopiare le sue parti, diciamo, e portare tutto su quest'altra fresa qui. Quindi dovrò fargli la scanalatura centrale perché non c'è più praticamente, lo scarico centrale, e andiamo a provare a farlo, dai. Ok, direi che vada bene così. Girare la punta di 90 gradi. Ok, facciamo l'accosto. Direi che siamo perfetti, quindi andiamo a rigirare la punta, metterla pari pari e andiamo a inclinare il tutto. Allora, i taglienti delle frese, anche se a occhio non si vede, chiaramente non sono proprio pari pari 180 gradi, perché se noi andiamo a metterci, adesso non so se si riesce a vedere, ci mettiamo qualcosa di dritto, non so se si riesce a vedere, comunque al centro abbiamo un'inclinazione che io prima ho misurato attentamente e è quasi 2 gradi, quasi 2 gradi praticamente, e chiaramente noi i 2 gradi dobbiamo riportarli nel carrellino superiore. Allora andiamo a inclinare per fare il primo tagliente, facciamo una spoglia di 7 gradi praticamente, 7-8 gradi, e 7 gradi sono qui. Così abbiamo l'inclinazione di spoglia di 7 gradi e l'avanzamento che mi fa i 2 gradi verso l'interno. Per fare una cosa furba, adesso facciamo così. Per fare meglio, per avere uno stop deciso, diciamo, conviene andare avanti a fine corsa col carrellino superiore e poi così mi delimita la profondità massima, e poi andiamo avanti col carrello trasversale fino a dove noi interessa, ecco lì. Se lavoriamo più in basso riusciamo ad andare più avanti e siamo sicuri, perché le molle, per quanto siano precise, un po' di arrotondamento ci viene sempre sulla punta, quindi il finale non è mai perfetto, quindi conviene andare oltre il centro, e stando più bassi riusciamo ad andare oltre il centro senza andare a rovinare il tagliente dall'altra parte. Andiamo avanti quel tanto lì, eccoci lì. Io direi che potremmo già iniziare,
Mettiamo la spina, attacchiamo. Diamo una prima occhiata, vediamo. Direi che andiamo molto bene. Continuiamo così. Adesso abbiamo uno spigolo perfetto, guardiamo se basta anche per tutti gli altri. Intanto facciamo lo zero di questo punto, che se riusciamo a mantenerlo, eccolo lì. Poi giriamo la fresa di 90 gradi. C'è ancora appena un po' di arrotondamento in questa punta. Facciamo comunque adesso in tutte le maniere, sarebbe da fare con la stessa posizione, girare la fresa in tutti e quattro i lati, così siamo sicuri che diventano 4 taglienti e si equivalgano. E di conseguenza, sì, adesso facciamo. A questo punto cambiamo l'inclinazione per fare la spoglia secondaria, che diventerà di 14-15 gradi. Qui c'è il 10, qui c'è il 15. Quasi 15 facciamo. Adesso guardiamo se va bene così. La fresa di riferimento l'abbiamo qua. Sì, direi di sì. Direi che la sorella minore direi che sia praticamente perfetta, direi. E ci fermiamo qua, ci fermiamo. Ecco, la fresa è finita. Adesso non so se si riesce a vedere bene, ma direi che
che dovrebbe esserci. Andiamo a provarle, andiamo. Bellone. Ok. Possiamo partire, possiamo, direi. Che ne dite? Niente male? Non direi proprio dire. Sì, la fresatura perfetta, oserei dire. Pulita, pochissimi righi. Direi che la filatura sia quantomeno pari. E ok. Allora abbiamo visto l'affilatore che funziona molto bene. Dopo ognuno lo può usare con i propri criteri, perché non è detto che abbia fatta bene o non fatta bene. Di certo l'affilatore funziona e si adatta a fare tantissime cose, e non è poco. La precisione del tornio aggiunge quel tocco in più di sicurezza della perfezione del lavoro, e rimaniamo così, rimaniamo. Ricordo che chi vuole vedere la prima parte dove è stato assemblato l'affilatore, c'è un altro video che vi lascio poi il link qui sotto in descrizione, e buon affilatore a tutti.